stiamo provando la bomba. Ti oggi tocca a me, sperando di non fare la fine di piedi. Ben ritrovati un'altra volta su Pianeta Mountain Bike. Oggi siamo a fare una di quelle cose che tutti quelli di voi vorrebbero fare: salire su una bicicletta di Decathlon, una bicicletta di altissima gamma, la prima di alta gamma di Decathlon, la Rock Rider 940 Race S. Tutto l'animo racing di questa bici viene fuori in ogni singola pedalata e in ogni approccio. Il telaio è veramente una cosa totalmente diversa da quello precedente. Qui si può vedere tanto materiale in supporto del tubo di sterzo, un tubo di sterzo ristretto, quindi con dei bassi valori proprio per ottenere il massimo della rigidità, e un tubo obliquo che è sottilissimo dall'inizio alla fine, tanto basso anche il movimento centrale. Quindi l'obiettivo di Rock Rider era di ottenere il massimo delle performance sulla discesa, sulla risalita. Certo, alcuni dettagli lasciano un po' a desiderare, come questo parafanghi qui del carro posteriore, che è semplicemente un pezzettino di plastica volto a coprire, diciamo, la parte di collegamento tra il triangolo anteriore e posteriore. Un passaggio ruota che, diciamo, è ampio, perché questa è una ruota, è una gomma da 2,25, magari fino a 2,30 ci può stare, ma non so se riesce anche a supportare una gomma da 2,4. Il resto però è una bici super moderna, angolo da 67,5 e un piantone con uno schema che lavora veramente in maniera precisa, bella sostenuta, molto progressiva nella parte finale e un po' lineare nella parte iniziale. Ma questo è anche un lavoro che ha fatto Manitou con le sue sospensioni. Però nell'allestimento non si può dire assolutamente niente, perché qui abbiamo una trasmissione 1x12 con un cambio GX AXS T-Type, quindi la nuova generazione, con una cassetta a 12 velocità 1052, un set di ruote Reynolds in carbonio, e sono le Black Label 39-28-9, quindi un set molto moderno con un canale interno differenziato. Qui abbiamo una forcella Manitou, una sospensione Manitou e dei freni Dominion A2, quindi due pistoni, ma con una potenza e arroganza inaudita. Un dettaglio dello schema sospensivo molto interessante è questo sistema di link incrociato, molto bello perché si intreccia e soprattutto perché è tutto in alluminio, bello diciamo lavorato e sottilissimo. Quindi anche qui Rock Rider ha voluto puntare anche sulla ricerca del peso oltre che sulle sensazioni. La bici dei sogni di tutti, ve lo diremo presto, sicuramente per il prezzo è una di quelle bici che non scappa all'occhio di nessuno. Come sensazioni lo vedremo, ma quello che è la Rock Rider 940S Race è all'occhio già una bomba nucleare, una forma telaio veramente arrogante, veramente moderna, che vuole sfidare le grandi, e l'abbiamo fatto anche proprio contro una delle più grandi in assoluto sul mercato, la Specialized Epic. Andiamo a mettere alla frusta questo cavallo da guerra. I problemi? No, ma tutto bene. Come se non la sentissi super fluida. No. Wait. Non partiamo bene. Non potevamo che scegliere spaghetti uphill per questo test della Race 940S di Rock Rider. Abbiamo fatto un pezzo di avvicinamento in terreno compatto, ghiaioso, ripido, ma ci ha servito subito per capire quanto scorresse questa bici, e a livello di rigidità torsionale già qui si sente parecchio. Ha un nuovo angolo di sterzo da 67,4, che è una cosa che chi avrebbe mai immaginato su una bici così? Nessuno. Eppure c'è. Ha fatto non uno, ma ben 7 passi in avanti questa bici, e questo brand ovviamente, perché stiamo salendo imbloccato, tutto chiuso, che è fermo, proprio bloccatissimo. È una sensazione super. Devo essere onesto, la posizione sì, è bella centrata, l'angolo di sella è molto dritto, però è proprio racing allo stato puro.
si è proiettati con la testa su anteriore, lì dove bisogna mettere il carico per le curve, lì dove bisogna essere quando si decidono le sorti della gara. E questo, anche soffiando come dei giaguari, è proprio quello che vogliamo sentire da una bici da cross country. Una scelta fatta da Rock Rider, tra l'altro per la nuova 940S, è questo manubrio cortissimo che avvicina ancora di più lo sterzo all'atleta per favorire tutte le fasi di sterzata. Infatti già qui non abbiamo ciccato una curva, zero proprio. Gambler in un trenino cross country. Qua avviene il fattaccio, cioè il bot. Le immagini che vi sto per far vedere sono una frazione di secondo, ma sono un po' forti. Ero dietro Sabba, stavamo guidando bene. Le prime sensazioni su quelle poche curve fatte erano veramente geniali. Era bella precisa, poca flessione torsionale del carro, quindi belli inserimenti in curva, molto bilanciata e soprattutto una posizione davvero racing. Poi succede, regolo la GoPro e gli altri ovviamente se ne erano andati. E io quindi cosa ho fatto? Quando riparto ho cercato con un ritmo un po' più alto di andare dietro, però si è interposta una roccia. Su quella roccia sono esploso. I just did a boom boom. È finita che mi hanno dato 4 punti sul ginocchio. Oh. Castagnato. Sì, completo nuovo che ho dato oggi. Ho sciusciato? Emotional, damn it! Quando si dice donare il sangue. Non tutte le giornate vanno come devono andare. Devo dire che questo giro con la Rock Rider 940S Race mi ha dimostrato veramente tanto. Abbiamo fatto questa prima salita spaghetti che è tutta pedalata, molto da guidare, e la bici era incollata al terreno, rigidissima, ad ogni rilancio rispondeva veramente in maniera egregia, proprio con leggerezza passava ogni singolo ostacolo. Poi nelle fasi di discesa ho percepito subito che fosse un po' lunga come bicicletta, ma più che altro perché c'ha una serie di specifiche delle geometrie che ne fanno una bici lunga. L'angolo di sterzo che è a 67,5, quindi la nuovissima scuola del cross country per l'agonismo, e un piantone sella a 75,5, quindi questo ne fa una bici un po' sdraiata. Tra l'altro ha un carro che supera i 430 mm e in discesa è una lama, veramente super piazzata, perché la lunghezza che abbiamo sentito sulla salita comunque si trasforma in stabilità nelle fasi di discesa. In curva riesce a rispondere alla grande. Abbiamo aperto tutto il registro delle sospensioni e ci ha fatto vedere le stelle. Poi è arrivato un piccolo crash e adesso stiamo cercando di risolvere questo inghippo, perché non ci voleva, visto che le condizioni di riding di questa bici erano veramente spettacolari. Però bene ragazzi, oggi tocca a me provare la Rock Rider 940S. è una bicicletta molto scorrevole, la sento più scorrevole della Epic, questo di sicuro. La Epic mi dava un po' meno l'idea di scorrere, anche se comunque è veloce, ma mi dava proprio la sensazione di scorrevolezza. Questa è più alta. Quindi ho appena finito di fare spaghetti con la Rock Rider 940S. Secondo me ha una posizione in sella molto più cross country, è meno vicina a una posizione a trail, si ha più l'idea di essere in avanti, diciamo è una posizione un po' più tradizionale per quello che è il mondo marathon, gran fondo, cross country, e chi va in bici da tanto tempo si troverà un po' più a casa su questa bici,
ma è proprio una questione di posizione in sella. Per quanto riguarda invece proprio il colpo di pedale, qui è un po' più a strappi. Federico ieri mi ha detto che sui tornanti di spaghetti lui si sentiva un po' troppo lungo, faceva un po' fatica a chiudere quella che era la curva. Io devo dire che in realtà non ho trovato grandi differenze tra la Specialized e la Rock Rider 940S, anzi mi sono sentito in tutti e due i casi riuscire a fare molto bene le curve in maniera molto fluida. Qui forse le devi aprire un pelo di più, le puoi prendere meno dritte. Non ho mai avuto quella sensazione che la bicicletta, quando le curve erano tanto strette, andasse a chiudere da sola la curva, quindi a sottosterzare. Sembrava che uscisse più rotonda. La sensazione globale qui è di una bicicletta un po' più secca. Adesso invece vado a provarla in discesa e vediamo un po' se questa idea di essere una bicicletta un po' più secca, anche perché qui comunque il carro è un carro massiccio, diciamo anche esteticamente questo carro è un carro un po' meno curato, un po' più vecchio come linee, diciamo, sperando di non fare la fine di Fede. Confermo quanto detto prima, sì, questa devi guidarla molto di più in avanti, più, diciamo, una guida più tradizionale, è migliorata tantissimo rispetto alla 900S che avevamo provato, perché qua è proprio bici con geometria moderna. Rispetto alla 900S che avevamo provato io e Lorenzo è cambiata veramente tantissimo, proprio completamente un'altra bicicletta. Qui abbiamo super rigida, super reattiva, molto più reattiva della vecchia, e anche con una guida un po' più divertente. Quella di prima sembrava una bicicletta un po' lunga, un po' seduta. Mamma mia, qua veramente al limite. Vedi, anche in questi tratti così dove si spinge dà un po' più l'idea di essere proprio una racing, mentre comunque è tanto racing. E anche il carro secondo me lavora tanto bene, è bello rigido, quasi sprinta, che è un piacere. Hanno fatto veramente un super lavoro rispetto alla vecchia, rispetto alla 900 è completamente un'altra bicicletta. Quell'altra era comoda ma lunga e non particolarmente reattiva, questa invece è proprio una spada da cross country, leggera e super reattiva. Io al prezzo che Decathlon la propone non mi lascerei scappare questo affare. Se siete arrivati fino a questo punto del video non vi resta nient'altro che mettere un bel like a questo video, iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale e come sempre gas aperto. Ciao, alla prossima. Che piomba che c'ho, Castagnato.